Buona giornata. Eccoci qua, 26 gennaio. Guardate qua, con un cigno solitario in questo specchio di lago. Oggi leggermente mosso confronto a ieri, che era proprio piatto, specchio. Però sempre bello. C'è un po' questo sole, queste nuvole, non si capisce il tempo che vuole fare. E vabbè, eccoci. Allora, avanti, destrutturiamoci, cominciamo un percorso. Cosa assolutamente non facile. Come non è facile avere qualche caro magari che è fine vita e bisogna dirgli addio, anche con la certezza, non solo la speranza, ma anche con la certezza che un giorno ci rivedremo. È sempre un addio temporaneo, cioè noi finché saremo fisicamente su questa terra non potremo più rivederlo. Non dico risentirlo, perché in alcune occasioni a volte si ha la possibilità anche di sentire qualcosa, qualche segno, qualche indicazione, chi è anche fortunato qualche messaggio, no, in più, però in genere insomma c'è questa difficoltà di mettersi in contatto, quindi come se partissero per un lungo viaggio dove nel frattempo non possono comunicare con noi. Quindi c'è sicuramente un dolore straziante per la mancanza fisica, proprio la vicinanza fisica delle persone che noi abbiamo amato e che quindi continuiamo ad amare dentro di noi, anche se loro vengono a mancare fisicamente. Qui oggi il sole fa il birichino, quindi sarà un po' al buio, un po' alla luce, non si capisce che si riflette un po' di qua, un po' di là, e l'otturatore della camera va a spasso per conto suo. Allora, e quindi capisco benissimo la difficoltà, di stessa difficoltà che avrei anch'io, nonostante le mie certezze. Non è facile, ma il compito di chi resta è quello di andare avanti, ovviamente, procedere per migliorarsi anche attraverso questa esperienza difficile, come tutte le esperienze umane comunque, belle o brutte che siano. Poche sono quelle facili, quelle istintive sono facili. Mangiare un buon pranzo, bere qualcosa che ci disseta, quello è facile. Il resto non è mai facile. Forse c'è più congeniale e forse c'è meno congeniale, ma non facile, assolutamente. Come cominciare a destrutturarci, anche se un po' di cose le abbiamo già viste. Abbiamo visto che le cose non sono sempre come ce le hanno raccontate o sempre come ce le aspettiamo, ma dobbiamo fare proprio un salto di paradigma. Cosa vuol dire fare un salto di paradigma? Vuol dire cambiare appunto il punto di vista delle cose, cambiare il modo di vedere alcune cose e di sentire alcune cose che sono diverse. Come spiegarlo così a video, online? Non è semplice, però insomma cominciamo a capire che parliamo di due mondi. Allora, diamoci dei punti di riferimento. Il mondo di qua, diciamo, è il mondo fisico, quello in cui stiamo vivendo adesso. Il mondo di là è il mondo trascendente, non lo chiamo neanche spirituale, mondo trascendente, o se volete chiamarlo spirituale, quindi il mondo dove poi vivremo. Questi due mondi si intersecano, cioè si compenetrano uno con l'altro. Il mondo spirituale c'è anche qua, no? Gesù ci dice che il regno di Dio è dentro di noi, tutto intorno a noi. Dio è dappertutto, no?
chi non vuole credere in Dio può dire che come Guerre Stellari la forza, l'energia, l'universo, chiamatelo come volete, è tutto intorno a noi. Bene, quindi questa mattina non si riesce a fare le cose fatte bene tra la Olli e la gente. Prima mi seguivano due, quando ho interrotto un attimo avevo due che mi venivano dietro e così cercavano di guardare cosa facevo. e allora cosa devo fare? Devo tagliare i percorsi. Vabbè, mi sono interrotto però. Scusate, ma sai, il pensiero resta poi di queste cose che succedono. E quindi cominciamo a capire che sono due mondi con regole diverse. E questo deve essere il primo pensiero che facciamo anche quando ascoltiamo e vediamo certe NDE. Due mondi con regole diverse dove, soprattutto nel primo impatto con l'altro mondo, c'è, chiamiamola così, una camera di decompressione. Cioè veniamo avvicinati nel modo che per noi è più congeniale, che ci spaventa meno, che ci rassicura di più, che ci può dare quelle informazioni che servono, se, visto che i racconti ci vengono da chi poi è tornato in vita. Quindi questo deve essere un concetto anche chiaro, cioè c'è un approccio personalizzato, customer si direbbe oggi, no? C'è un approccio personalizzato per ognuno di noi e quindi un percorso personalizzato di approccio. Ecco perché ci sono le differenze nelle varie NDE anche a secondo della cultura. Sebbene l'NDE, abbiamo sempre detto, è un'esperienza universale, ha però queste differenze in base al tipo di approccio a cui noi possiamo essere più o più o in miglior modo avvicinati, ecco. Quindi questo è da tenere presente. Cominciamo così. Parliamo di due mondi che si intersecano, che però hanno regole completamente diverse. Cominciate a far vostro questo concetto. Per questa mattina il vlog è tutto. Un caro salutone dal pirata. Io spero domani sera di avere il tempo giusto per fare una diretta o un Google Meet per chi può accedere o qualcosa del genere, perché mi piacerebbe continuare il discorso che abbiamo fatto con la diretta. Comunque vi faccio sempre sapere sul canale Telegram, chi non fosse iscritto iscrivetevi al canale Telegram, dove la comunicazione è più diretta, più veloce, più immediata. A tutti un caro saluto, ciao!